Buongiorno a tutti voi amici, eccomi di ritorno con una ricetta, stavolta salata, pensata per i più piccoli. Per caso avete dei figli che non amano mangiare sia il pesce che le verdure? Ebbene, con questa ricetta furbissima riuscirete a proporre ai vostri bimbi entrambi i cibi e vedrete che non ne potranno più fare a meno. Per cui con molta gioia vi presento i burger morbidissimi di merluzzo e zucchine, senza uova, senza sale aggiunto e senza frittura, quindi sani, facili e veloci da fare e talmente tanto morbidi che si sciolgono in bocca. Ovviamente non sono solo per i bambini, sono adatti anche a chi per esempio è intollerante alle uova o comunque vuol mangiare qualcosa di leggero ma gustoso allo stesso tempo. Per prima cosa ci occuperemo delle zucchine, ce ne occorreranno 3 piccole, le dovremo lavare e privare delle loro estremità e tagliare a rondelle sottili. Dopodiché le andremo a trasferire all'interno di una padella bella capiente e aggiungeremo 3 scodelle d'acqua, una rondella di cipolla e 2 foglioline di basilico. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per una decina di minuti. Una volta trascorso questo tempo togliamo il coperchio e aggiungiamo un'altra tazza d'acqua e i filetti di merluzzo o comunque il pesce che più vi piace, che sia fresco o surgelato. Io per comodità e per fare più in fretta ho utilizzato 4 filetti di merluzzo, quelli appunto surgelati Findus, che sono veramente eccezionali. Posizioniamo nuovamente il coperchio e facciamo cuocere per altri 10 minuti. Ovviamente non ve l'ho detto, ma mescolate di tanto in tanto e magari a metà cottura voltate pure i filetti di merluzzo in modo tale che cuociano così uniformemente anche dall'altro lato. Una volta pronti dovremo frullare il tutto insieme con un mixer. Io utilizzo questo della NutriBullet, questo frullatore che è meraviglioso e trita veramente benissimo qualsiasi cosa. Inseriamo quindi all'interno del boccale sia i filetti di merluzzo sia le zucchine e anche poco acqua di cottura che hanno rilasciato, quindi non mettiamo né la cipolla e né le foglioline di basilico. Ci sono servite quindi soltanto per dare un po' di profumo e sapore in più alla nostra preparazione. Ecco qua, chiudiamo, mettiamo le lame, capovolgiamo e frulliamo il tutto. Guardate che meraviglia, in un attimo sembra una crema. Trasferiamo il tutto all'interno di un'altra pirofila, aggiungiamo un bel cucchiaio di olio extravergine d'oliva, mescoliamo bene e aggiungiamo 2 manciate di pan grattato, mescolando bene e regolando quindi la consistenza che non dovrà essere né troppo asciutta ma neanche troppo morbida, quindi vedete come appare così nel video. Adesso non ci resterà altro da fare che formare i nostri burger, quindi preleviamo un cucchiaio colmo di impasto, lo trasferiamo sul palmo della mano con poco pan grattato. Io metto i guanti per avere una presa migliore e una migliore aderenza e gli diamo così la forma come mostrato in video, una forma ovviamente tonda proprio tipica dei burger. Faremo lo stesso procedimento così per tutti fino ad esaurire tutto il composto e con queste dosi dovrebbero uscirne fuori circa 9-10 burger, dipende insomma da quanto li farete grandi. Io vedete ne ho fatto qualcuno un pochino più grande, un pochino più piccolo, insomma l'importante è appunto che prendete come metro di misura il cucchiaio, poi è probabile che ve ne esca qualcuno diverso dall'altro, ma non c'è problema. Ecco, li posizioniamo tutti nella placca del forno, mettiamo qualche goccina d'olio sopra e li facciamo cuocere a mezza altezza per una quindicina di minuti, tanto comunque è tutto cotto e quindi è soltanto per compattarsi un pochino e dorarsi un pochino. Mi raccomando, se avete il forno a gas come me a metà cottura vi converrà voltarli. Attenzione che la paletta quando li volterete dovrà essere unta per evitare ovviamente di romperli, visto che sono morbidissimi, quindi in modo tale che scivoli così bene sotto di essi. Ed eccoli qui prontissimi in tutto il loro splendore, sono irresistibili. Con la scusa che dovevo controllare se erano pronti, sul momento me ne sono mangiata 1,5. Infatti questo è quello che vedete appunto nella presentazione finale, la metà di quello avanzato.
Sono veramente sani, deliziosi, genuini, leggeri e con un buonissimo sapore, tutto equilibrato di pesce e di zucchine. Ovviamente potrete utilizzare il tipo di pesce che preferite, il tipo di verdura che preferite. Immaginatevi che buoni, ad esempio, con il pesce spada e le melanzane. Un abbinamento, un connubio secondo me pazzesco. Magari pesce spada e melanzane cuociono in tempi diversi. Comunque, vedete voi appunto secondo i vostri gusti quello che più vi piace. Io vi ho dato giusto un'idea. Spero che vi sia piaciuta, un'idea così per far mangiare ai bambini un qualcosa di diverso, ma ripeto, una ricetta perfetta anche per noi adulti. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commentini. Io vi abbraccio forte forte e ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!